Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Marco Maguolo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, per me è un onore e un piacere essere qui. La chitarra che avete sentito è un modello ducale, è un modello personale a cui lavoro da sempre e l'omaggio alla mia città e al mio paese, Venezia, nell'Italia. E per la rosetta mi sono ispirato al Palazzo Ducale a Venezia. La rosetta ha 70 tessere composte da 240 pixel ciascuno e ho cercato, pur nella complessità, di trovare un senso di sobria eleganza e di profondità, utilizzando anche l'ombreggiatura come si usa in pittura. La filosofia guida del mio progetto è quella di costruire un'architettura rigida e leggera di manico, fasce e fondo, che sostenga un piano armonico molto leggero e sensibile, per ottenere uno strumento pronto, versatile, con un'ottima proiezione. Il risultato è quello di avere uno strumento contemporaneo ma con la variabilità timbrica di uno strumento fatto solo con legno. Infatti io non uso materiali alternativi come Nomex e carbonio. L'incatenatura ha dei raggi che convergono verso l'asse centrale. Spendo molto tempo per calibrare bene gli spessori della tavola e l'altezza delle catene. Un altro aspetto molto importante per me è quello della verniciatura, la gomma lacca, che completa tutto il lavoro che ho fatto in precedenza. Ho percepito che nel panorama chitarristico contemporaneo la sensibilità e la ricerca dei musicisti stava riscoprendo il timbro degli strumenti ottocenteschi, e quindi dopo alcuni studi ed esperimenti su diversi modelli storici mi sono concentrato sul modello S614 del 1888 di Antonio de Torres, ed è nata appunto la Ducale storica. È uno strumento morbido, profondo, con le tipiche caratteristiche della tradizione storica. Il progetto rispetta le dimensioni e gli spessori dello strumento originale. Ho avuto tra l'altro l'occasione di fare comparazioni con due strumenti originali e gemelli alla S614, cioè la 113 e la 116, e riscontrandone le stesse peculiarità. Dopo alcune repliche ho constatato poi che i risultati erano sempre costanti, e quindi ho adottato questo modello come mio di riferimento. Non essendo interessato a costruire una copia esattamente fedele dal punto di vista estetico, mi sono preso la libertà di utilizzare la rosetta e i filetti che mi contraddistinguono. Penso che questo progetto sia un'ottima sintesi della maturità di Torres. Io cerco di concentrarmi nei due modelli che produco. La ripetizione gioca molto al mantenimento della qualità. Lavorando con lista d'attesa devo garantire ai miei clienti una coerenza produttiva negli anni. A volte mi capitano delle richieste particolari come l'arcichitarra Zanatta, di cui ho fatto un paio di esemplari, o chitarre da 7, 8, 10 corde, ma sono richieste molto mirate. Ad ogni modo, io sono sempre con le orecchie aperte per ascoltare le richieste dei chitarristi, e quindi non escludo di poter sperimentare nuovi modelli quando e se ve ne fosse la necessità. Avrei voglia di costruirmi una chitarra acustica per me, ma così per piacere personale, ma non riesco a trovare il tempo per farlo. Ringraziamo il maestro liutaio Marco Maguolo per essere stato qui con noi.